Buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale. Io sono Dynamic Trader e oggi, come promesso, voglio portarvi il mio Expert Advisor Complete Range Break, parlarvi di come funziona, i dati di ingresso, la metodologia di funzionamento che si può utilizzare e come sfruttarne al meglio le possibilità. Come potete leggere nel mio sito, è un expert specializzato nel cogliere i movimenti chiave che avvengono dopo una fase di consolidamento dei prezzi, sfrutta la rottura di un range orario predefinito, entrando al momento giusto per capitalizzare sui breakout veloci, sia sui breakout veloci che sulle nuove tendenze. Adesso dal teorico passiamo al pratico e vi mostro il backtest sui principali pair con cui utilizzo questo Expert Advisor. Come potete vedere al PC, andiamo a selezionare l'expert di cui vi parlo, Complete Range Break. Andremo a utilizzare come esempio XAU, classico e fantastico pair, direi. Bene, faremo sempre come l'altra volta, lo faremo sempre negli ultimi praticamente 5 anni, quindi fino a fine del 2024. Ok, imposteremo sempre, anzi imposteremo anche una latenza che è simile al mio ping, all'ultimo ping effettuato fino al server, e faremo sempre un backtest su tick reali. Intanto voglio farvi vedere sempre in modalità visiva per farvi vedere come funziona e poi per velocizzare passeremo alla modalità non visiva. Voglio specificare sempre che chiaramente quando uno acquista il mio expert, i dati di ingresso o comunque il set file ve lo invierò ed invierò ovviamente il set migliore sui vari pair che io utilizzo. Adesso vi farò vedere i dati di ingresso e vi spiegherò passo passo cosa sono ognuno di questi dati. Risk percent è il rischio in percentuale del capitale che io voglio impostare su ogni trade. Questo qua, se abilitato, mi imposta lo stop loss e il take profit in percentuale rispetto al prezzo. Se io metto false e metto stop loss based on range true, significa che lo stop loss sarà basato e calcolato sul range del prezzo e sulle linee che poi vi mostrerò. Trade offset sarebbe l'offset di distanza dal prezzo che io voglio impostare, e questo è l'offset dello stop loss, quindi avrò la possibilità di impostare un po' di margine nel caso in cui ho degli spread alti o nel caso in cui non voglio che, cose che a volte succedono, lo stop loss mi venga preso per lo spread. Quindi nel momento in cui io metterò lo stop loss basato sul range del prezzo, potrò mettere il take profit calcolato in percentuale dello stop loss, ovvero se io lascio 100 significa che il take profit è 1 a 1 con lo stop loss. Se io metterò 200 sarà 1 a 2, quindi il doppio del prezzo dello stop loss. Qua invece io potrò impostare il minimo della distanza del range e il massimo in percentuale del prezzo sempre. Quindi se il range calcolato dall'expert è inferiore a 0,5 non mi aprirà nessun trade, viceversa se sarà superiore al 3%, quindi un range veramente ampio, non mi aprirà nessun trade, sempre per evitare che mi apra trade, insomma, se il range è piccolissimo oppure è troppo distante, quindi mi ha fatto veramente un'esplosione. Ok, metterò invece on, ovvero true, se io voglio invece che mettere i pendenti fare in modo che sopra questo range calcolato i trade vengano aperti a candela chiusa, e potrò impostare anche il time frame della candela chiusa. Quindi se io invece metto i pendenti, non voglio che il prezzo mi venga toccato per un minimo di spread e quindi entri al mercato e poi mi vada a stop, oppure comunque evitare questo tipo di impostazioni, potrò mettere a candela confermata, candela chiusa, quindi nel momento in cui la candela chiuderà sopra il range mi aprirà la posizione con tutte le impostazioni precedentemente impostate. Queste qui invece sono le impostazioni dei filtri. Se io voglio utilizzare i filtri, ovvero evitare che il prezzo mi entri nel momento in cui il trend è positivo, il prezzo mi entri short, io metterò true su enable MA, ovvero moving average, quindi è un filtro impostato sulle medie mobili.
e qui imposterò il tipo di medie mobili che voglio che siano utilizzate, quindi se vorrò una media mobile lenta a 100 periodi e una veloce a 25, quindi quando la media mobile a 25 è sopra la media mobile a 100 io potrò entrare long e non short e viceversa. Potrò anche impostare il tipo di media mobile, ovvero semplice, esponenziale, smoothed e lineare. Potrò impostare il tipo di prezzo applicato delle medie, quindi sarà un calcolo diverso per ogni tipo, ovvero a chiusura, apertura, prezzo alto, basso, mediano, tipico e weighted. Posso invece delle medie mobili anche utilizzare le Ichimoku, che sono un altro tipo di filtro, quindi andrò a disabilitare la media mobile e andrò ad abilitare le Ichimoku, e qua posso scegliere vari tipi di filtri sempre sulle Ichimoku che per farvi capire bene cosa sono farò un altro video dedicato su questo tipo di indicatori, altrimenti andiamo a perdere troppo tempo su questo video mentre voglio solo spiegare il funzionamento dell'expert. E qua io posso impostare il time frame del filtro utilizzato, quindi sia delle medie mobili che delle Ichimoku, quindi io posso impostare un tipo di time frame diverso per l'utilizzo dell'expert e un tipo di time frame diverso per l'utilizzo dei miei filtri. Qua io andrò a mettere il time frame del canale che calcolerà l'expert e qua metterò gli orari di utilizzo. Ho messo 3 orari perché uno è l'orario di inizio, uno è l'orario di chiusura e l'altro è l'orario in cui voglio mettere i pendenti. Come mai c'è un terzo orario? Perché quando c'è lo start time e l'end time potrebbe essere che la candela è molto vicina all'end time, quindi piazza il pendente e lo prende subito e poi potrebbe già rivoltarsi, quindi andare a stop. Per evitare questo posso dare un po' di offset anche sull'orario, quindi invece che questo orario andrò ad impostare, invece che lo stesso orario di end time andrò ad impostare 5-10 minuti dopo, quindi darò il tempo al prezzo di trovarsi in mezzo al range di prezzo. Se non è così, quindi dopo quell'orario il prezzo sarà superiore, il pendente verrà impostato lo stesso e lo prenderà se tornerà a ritracciare, insomma. Se io voglio che tutti i trade vengano chiusi in un determinato orario, lascerò true questa impostazione e qua invece io metto l'orario in cui voglio che i trade vengano chiusi, quindi per fare un day trading e non per lasciare il prezzo correre in overnight. Ok? Nel momento in cui il prezzo filla, cioè il trade entra a mercato, quindi i pendenti vengono fillati, si dice, io se metto questa impostazione true l'altro pendente viene cancellato. Se non metto questa impostazione true rimane anche l'altro pendente, quindi può essere che nel momento in cui il prezzo rigira mi prende anche l'altro pendente. Questo può essere utile su determinate impostazioni precedenti, mentre il break even setting serve per, se abilitato sempre, spostare il prezzo, il nostro stop loss al prezzo di ingresso. Quindi nel momento in cui il prezzo avrà fatto il 50% in questo caso del take profit, quindi sarà arrivato al 50% in guadagno verso il take profit, automaticamente lo stop loss verrà spostato a break even. Per quanto riguarda invece il partial close, se abilitato, se il prezzo sarà al 50% sempre come in questo caso impostato in guadagno verso il take profit, noi chiuderemo del 50% la posizione automaticamente. Quindi queste impostazioni sono importanti per far lavorare l'expert sempre in modo diverso. Per quanto riguarda invece il trailing stop, sarebbe lo spostamento dello stop dinamico, quindi se abilitato, qua io andrò ad impostare lo start del mio trailing stop e qua la percentuale di distanza dello stop relativamente al prezzo dove si trova in quel momento. Quindi se l'impostazione rimane su 10,5, nel momento in cui il prezzo, cioè il trade, è in guadagno del 10% verso il take profit, il trailing stop automaticamente inizia a spostarsi al 5% di distanza dal prezzo attuale in cui si trova. Questo lo step invece è ogni quanto in pips in ogni caso,
ogni quanto deve aggiornarsi il trailing stop. Questo serve per non farlo aggiornare ad ogni tick, altrimenti vari broker a volte possono mandare dei reclami. Magic Number, come sempre, serve ad identificare il tipo di expert, a identificare l'expert se io lo utilizzo per più pair, quindi sarebbe bene, anzi è molto importante, cambiare il Magic Number su ogni pair che utilizzo lo stesso tipo di expert. Quindi, spiegati tutti i dati di ingresso, andiamo a vedere il nostro backtest e come funziona con la modalità visiva. Quindi imposto la modalità visiva, imposto adesso i dati di ingresso come mi servono per farlo funzionare al meglio su XAU. Ottimo, andiamo a vedere come funziona l'expert. Anticipo, come già detto anche sugli altri video, che io nel momento in cui qualcuno mi acquista gli expert advisor, andrò a fornirgli anche i set migliori per i vari pair che io ho backtestato e le spiegazioni di come backtestarlo e trovare insomma le impostazioni migliori anche voi autonomamente. Come potete vedere, sugli orari che ho impostato, l'expert mi calcola automaticamente il prezzo, la distanza minima in pips, l'orario in cui deve aprire, il balance, l'equity, il profitto giornaliero, le posizioni aperte in una giornata. Questo è il range. Essendo molto piccolo, chiaramente non mi apre alcuna posizione. Come potete vedere, anche questo, la distanza minima è inferiore a quella impostata, quindi non mi andrà ad aprire alcuna posizione. Ok? Adesso che vi ho fatto vedere come funziona visualmente, vi farò vedere i guadagni che provoca o che ha fatto insomma negli ultimi 5 anni di funzionamento. Come potete vedere, come sempre ci sono delle fasi stagnanti, delle fasi in cui si guadagna e delle fasi in cui si va in drawdown. Non è e non sarà mai sempre un guadagno costante, ma questa è la dura realtà del trading, è la dura verità che non tutti vi dicono, perché l'unica cosa che vi promettono è guadagni costanti, guadagni milionari e guadagni impossibili. Invece io sono qua per dimostrarvi invece cos'è veramente il trading e quali sono le aspettative reali di guadagno con degli expert che possono funzionare insomma discretamente sempre nel lungo periodo. Ottimo, quindi a backtest finito. Come potete vedere dal grafico, comunque abbiamo un equity line del nostro eventuale portafoglio sempre in salita. Ci sono momenti in cui l'expert lavora molto bene, momenti in cui è in drawdown e momenti di poco guadagno o nullo, quindi più o meno a break even, anche se qua siamo mantenuti su una soglia di circa 60.000, quindi 10.000 euro di guadagno. E invece nell'ultimo periodo, quindi dal fine 2023 fino a tutto il 2024, ha lavorato molto bene. Le performance da 2024 in poi potete vedere anche direttamente il mio portafoglio e le guarderemo anche insieme, dove ci dedicherò un video apposito. Però ora quello che voglio farvi vedere è la potenza della oltre alla potenza della diversificazione, quindi vi farò vedere anche questo expert su un altro pair. Voglio farvi vedere invece la potenza della long run, quindi dei possibili guadagni nel lungo periodo. Ecco perché parlo molto del lungo periodo. Adesso farò un backtest degli ultimi 10 anni e vediamo cosa succede. Quindi andiamo qua, ogni tick su tick reali, ma invece che dal 2020 facciamo dal 2016. Quindi dal 2016 vediamo come ha performato il nostro expert. Come potete vedere, dal 2016 l'equity è stata sempre rialzista, anche in questo caso dove non ha fatto grandi guadagni, come qua non ha fatto grandi guadagni. L'importanza è lasciarlo lavorare e vedrete che insomma il vostro capitale continuerà a crescere in modo abbastanza costante. L'importanza è lasciare lavorare e trust the process. Bisogna credere nel processo,
Una volta che si è creato un expert, si è backtestato, sono cercati i migliori parametri senza andare in overottimizzazione, si è fatto il forward test, quindi si è applicato l'expert nel mercato reale, comunque anche con un conto demo, e si è visto che i risultati sono molto simili a quelli del backtest, quindi non mi va a erodere il capitale in maniera negativa o lavorare male. Possiamo vedere che in questi anni ha fatto un profitto di 67.000 euro, quindi più del 100% del profitto, con un drawdown solo dell'11%, e la percentuale di operazioni vincenti short e long si aggira verso il 50%, quindi conti alla mano, alla fine non è male per niente. Non è il sogno che uno si aspetta, quindi vedere sempre solo una linea dritta di guadagno con zero drawdown, zero periodi di non guadagno, quindi periodi in cui l'expert va bene e va male, ma più o meno resta sempre lì, resta sempre a break even. Non esiste un expert che vada sempre solo in guadagno, ma esistono expert che possono portare a vincere e battere il mercato. Detto questo, adesso voglio farvi vedere questo stesso expert, però in un'altra modalità, quindi in modalità scalping, dove mi catturerà breve fasi di trend del prezzo, quindi con il trailing stop, e mi porterà a casa dei piccoli profitti ma costanti. Quindi andremo a cambiare il tipo di pair su cui andrò a lavorare e metterò di E40, che è il DAX, quindi l'indice tedesco. Metteremo sempre negli ultimi 5 anni per velocizzare un po' il processo, perché comunque facendo un backtest in real tick mettere 10 anni ci vuole molto tempo, insomma, per backtestare, quindi metterò gli ultimi 5 anni ed andrò a cambiare i tipi di dati di ingresso. Bene, quindi impostati i dati come servono, andrò a mettere sempre ogni tick su tick reali ed andrò ad avviare il test. Come potete vedere, quando un expert funziona in modalità scalping, quindi fa tanti piccoli guadagni e poche perdite, appunto i guadagni possono essere anche tanti di fila, ma sono tutti piccoli, perché abbiamo un trailing stop che sposta lo stop loss in modo abbastanza aggressivo, quindi per catturare piccoli oscillazioni di prezzo, ma quando ci sono le perdite sono chiaramente molto più ampie del guadagno che fa. L'importanza è chiaramente che l'expert abbia un win rate molto alto, così da permettere che tutti i piccoli guadagni che vengono fatti sommati superino le perdite di gran lunga, così che permettono di guadagnare in maniera costante negli anni. Ebbene, come potete vedere, negli ultimi 5 anni l'expert ha fatto un guadagno di 37.233 euro, con un drawdown del 24% sia sull'equity che sul bilancio, ed un win rate dell'82%, quindi, e l'84%, quindi circa una media dell'83% di win rate su ogni operazione. Quindi, come potete vedere, come al solito ci sono fasi in cui si guadagna molto bene, fasi di drawdown, fasi in cui si guadagna poco, ma sostanzialmente nel lungo termine porta a battere il mercato e guadagnarci soldi, il che non è sottovalutato né scontato. Quindi, una volta che ho fatto vedere il funzionamento del mio expert, i dati di ingresso, e spiegato con tutta l'onestà e la sincerità del mondo come funziona, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video, dove porterò il mio ultimo expert, che sarà un video molto più breve e anche facile, quindi è un funzionamento molto facile quel tipo di expert, e poi inizierò a parlare del trading in maniera seria. Come vi dicevo, vi parlerò di tantissimi argomenti riguardano il trading algoritmico e il trading sistematico in generale, quindi spero vi sia piaciuto. Se sì, se è così, mettete un mi piace, seguite il canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!